Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video riguardante sempre il mondo di Tarisland voglio parlarvi di quella che in questi giorni è stata molto probabilmente la mia modalità di gioco preferita, ovvero lo Universal Hall. In cosa consiste lo Universal Hall? Allora, innanzitutto è una modalità che vede scambiarsi al suo interno i boss che dobbiamo affrontare. O meglio, ogni 2 giorni resetterà il boss all'interno e affronterete un boss diverso. Al momento mi è capitato di incontrare due boss, ovvero Boonpike, che è quello che vedete all'interno dell'interfaccia a schermo, e Killing Lo Feng, che vi faccio vedere adesso in quest'altra schermata. Come funziona effettivamente la Universal Hall? Allora, avete delle varie difficoltà. Ovvero, dovete considerare come se avete vari piani, vari livelli. Non li scalate effettivamente come in altri giochi, in altre realtà simili. Però qui di fianco potete vedere dove c'è lo scrigno che ci sono i vari piani, ognuna con le sue ricompense. Come funziona? Praticamente ogni piano vi darà dei punti. Questi punti sono calcolati in base alle difficoltà preimpostate oppure che imposterete voi. Ad esempio, il primo piano è già impostato con la prima difficoltà, che è quella che prevede che degli assassini periodicamente vi attacchino. In più dovrete scegliere una difficoltà aggiuntiva tra quelle elencate qui sotto. Tipo, io ho scelto e provato quella delle bombe, che sostanzialmente cosa succede? Periodicamente attorno al vostro personaggio appaiono delle bombe e c'è un'abilità che vi permette di liberarvene lasciandolo in giro per lo schermo e tra l'altro se riuscite a liberarvene in maniera intelligente, in maniera un po' furba, magari riuscite a farci entrare dentro anche i nemici e di conseguenza con quelle bombe riuscite a fargli danno, quindi potete sfruttarle a vostro vantaggio. Ci sono altre difficoltà aggiuntive, tipo il terreno dello scontro viene bombardato periodicamente, oppure appaiono delle spade rotanti sul terreno di gioco che si spostano abbastanza velocemente e fanno grossi danni. Insomma, ci sono vari livelli di difficoltà, varie trappole aggiuntive che potete inserire all'interno dello schema, all'interno del piano, appunto per ottenere un punteggio maggiore e di conseguenza delle ricompense maggiori all'interno dello schermo. Ovviamente ogni piano che affronterete avrà già delle difficoltà preimpostate maggiori rispetto al piano precedente e di conseguenza con ogni piano vi aspetta una nuova sfida e soprattutto, cioè, oltre al terreno di scontro e quindi ai nemici che avrete di fronte, dovrete badare molto anche a queste trappole, a queste difficoltà e capire un attimino il meccanismo. A me è piaciuto molto, è il mio preferito perché l'ho trovato particolarmente divertente e comunque sia abbastanza vario, non il solito classico dungeon boss dove si menano le mani e basta. Comunque sia, dovete prestare un pochino d'attenzione anche a questi giochini e devo dire che è una modalità che mi è piaciuta parecchio. Quali sono le ricompense dello Universal Hall? Universal Hall vi permette di acquisire queste ricompense una volta che terminate un piano, ovvero le Universal Essence, le polveri di Inscribed Stone, oppure questi scrigni che altro non sono che degli scrigni che vi danno la possibilità di ottenere degli emblemi di varia rarità, a seconda molto probabilmente della difficoltà che avete impostato e del piano in cui siete, molto probabilmente questi scrigni li otterrete di qualità migliore e quindi con maggiori probabilità di trovare emblemi migliori al loro interno. Se volete un piccolo chiarimento in più riguardante gli emblemi, nel video precedente, quello riguardante la Reputation che ho pubblicato qualche giorno fa, c'è un piccolo spezzone all'interno del quale parlo di questi emblemi, quindi se volete andare a vedere anche quel video riuscite magari ad avere un attimino un quadro più generale su questi emblemi. Non li ho ancora approfonditi perché mi riservo di dedicare un video successivamente alle Scribe Stone, agli emblemi, a tutto quanto, quindi li approfondirò lì.
Però al momento, intanto, se volete andare a vedere quello e approfondire anche il discorso della reputation, che comunque sono tutte cose collegate, va benissimo, iniziate a guardare anche quello e vi fate un'idea. Ma vorrei tornare al momento un attimino sulle Universal Essence per capire effettivamente meglio che cosa sono e a che cosa servono. Praticamente potete utilizzarli all'interno del market, nelle trade association e più precisamente alla voce All Trade Association, per scambiare appunto le polveri di Inscribe Stone che vi dicevo prima, che ottenete comunque una volta completato lo Universal Hall, e poter scambiare anche gli scrigni. Questi scrigni, come la polvere di Inscribe Stone, sono in quantità limitata per quanto riguarda le season. Quindi, oltre a quelli che otterrete dal completamento dei piani, è un bene utilizzare le varie Universal Essence per andare a prendere queste in più e poter quindi incrementare i vostri bonus al vostro personaggio. Ma terminata questa spiegazione su come funziona lo Universal Hall e su tutte le sue caratteristiche, vi lascio con un gameplay di un piano che ho superato, così in modo tale da vedere come funziona e magari vi do due dritte per capire come superare un paio di difficoltà, proprio quelle di base. E poi lascio a voi scoprire il resto quando Tarisland sarà rilasciato ufficialmente. Drop the bomb. La prima difficoltà che dovrete affrontare è quella delle bombe, che improvvisamente vi appaiono addosso e per liberarvene dovrete schiacciare o col mouse sull'iconcina che appare qui di fianco alle skill, oppure semplicemente schiacciando il tasto 7. Successivamente appariranno dei cecchini che cercheranno di spararvi da lontano e il modo che avete per evitare di subire danni è uscire dalla traiettoria del loro attacco. Un'altra cosa che succederà sarà che a un certo punto della battaglia arriverà da uno dei due binari laterali un carro con sopra dei minion nemici che vi lanceranno delle bombe e poi si uniranno alla battaglia assieme al boss. Touch the orb. Get away from the target. Nillo Fang invece vi riempirà lo schermo di fulmini, una vera e propria tempesta di fulmini che dovrete evitare, se no grossi danni anche lì, e ogni tanto vi apparirà qualche simpatica pianta carnivora che non state troppo fermi a guardarla perché vi mangia. Poi andando avanti con i vari piani di entrambi i tipi di mostri, ovviamente ci saranno molte altre sorprese.